Seguitemi in questo nuovo episodio per sapere come sono finito nella curva del Boca Juniors, nella mitica Bombonera, uno degli stadi più iconici e pericolosi del mondo. E finalmente sono riuscito a suonare per le strade di Buenos Aires. La gente mi ha accolto benissimo, ho incontrato persone fantastiche e bevuto bevande locali. Finalmente. Muchas gracias. Bene amiche e amici della GAPS, benvenute e benvenuti a questo secondo video del mio viaggio in Sud America. Sono sempre in Argentina e oggi è il momento, chitarra in spalla, di andare a provare a portare il mio spettacolo di musica italiana per le strade di Buenos Aires. La mia idea è quella di suonare al mercato di San Telmo. Allora ho fatto già 2 volte il giro di tutto il mercato, non ho trovato granché, ho trovato questa gente con questi speaker giganti in un posto che sarebbe stato ottimale e non mi do per vinto, continuo a cercare perché ho veramente voglia di fare il mio primo concerto qui in Argentina. Di base il problema che sto riscontrando è che a ogni angolo ci sono tipo 3 angoli buoni, ci sono in ognuno un musicista. Quando ero arrivato non c'era nessuno, però non mi era sembrato il caso di mettermi così in mezzo al mercato. Invece forse sarebbe stato giusto, forse no, mi avrebbero cacciato lo stesso. Continuo la ricerca. Questa Umberto I è un mercato all'interno del mercato di prodotti tradizionali di popolazione originaria dell'Argentina, tango, così è scritto. Ho incontrato Roland e niente, ho trovato questo piccolo spot, non è bellissimo però lui mi anima perché suoni, quindi dice suona e ora suono. Sposare, mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no. Grazie mille amigos y amigas, ha sido un placer enorme tocar mi primer concierto acá en Buenos Aires y gracias también, no la tengo, ¿sabes? Y gracias también para colaborar. Bienvenido. Muchas gracias. Que sea con suerte. Muchas gracias. Gracias, loco, gracias por venirme a conocer. Después vamos a tener que ir a Luna para pagar y... No, está bien, muchas gracias. Está bien. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Muy bien. Un placer. Resta in Argentina. No, sì, non lo so, sto un po' giro, vediamo. Però sì, magari resti. E dopo quest'ultima canzone la polizia mi ha cacciato. Col fatto che c'è l'ombra qua, tantissimi artisti si sono messi qua per anni, io credo. Quindi a un certo punto i vicini hanno tolleranza bassa. Ma hanno detto che li hanno chiamati i vicini, ci sta perché la polizia era là all'inizio e non mi ha detto niente. Solo che bajas il volume, no? Sì, però il volume bajo non è fiesta. Ho finito di suonare nel mercato e ovviamente ho conosciuto gente fantastica. Mi hanno offerto il tereré, che è tipo mate freddo, mate frio. Mate frío. Buono. La gente è straordinaria, è il motivo per cui io amo suonare in strada e per cui finché non suono in una città è come se non la conoscessi. Cioè, si sono fermati di base di lavorare per tipo un quarto d'ora per bersi questo mate freddo con me, chiacchierare, tutti. Adesso ho appena finito il giro, ho salutato tutti quelli di quasi di ogni bancarella. Nel cuore. E 36esimo paese in cui porto lo spettacolo di musica italiana, che vive l'Argentina. Caldissimo. Tornato nella mia stanza perché adesso vado a fare una cosa strafiga. Però prima vediamo quanti soldi ho fatto. Bene, questa bella mazzettina dice che ho fatto 16.000 pesos argentini, cioè circa 15 euro. Non così male, tutto sommato. Vi parlerò poi un attimo del costo della vita, del dinero, dei soldi qua, tutto quanto, però insomma è qualcosa. Sono molto sudato perché la giornata è molto calda ed avevo in spalla tutta quell'attrezzatura. La polizia purtroppo, come avete visto, mi ha fermato, però esperienza magica e adesso andiamo a fare un'esperienza, diciamo, parimenti magica.
Ho qualche piccola connessione qua a Buenos Aires e tramite un amico ho avuto la possibilità di andare a una partita del Boca Juniors nella famosa Bombonera, quindi mi sto dirigendo a prendere un paio di autobus per arrivare allo stadio dove mi aspetta un amico di questo mio amico che mi farà entrare. Non so cosa pensare, sono abbastanza gasato. Una volta arrivato allo stadio sono stato ricevuto da loro, ovvero una parte della Doce, la curva del Boca Juniors, tra quelli addetti a suonare i tamburi. Infatti appena arrivati siamo andati a portare i tamburi dentro lo stadio, prima che lo stadio aprisse. Superati i controlli abbiamo lasciato i tamburi e io scopro per la prima volta con i miei occhi la Bombonera, in mezzo a questa gabbia di pazzi con questi tamburi giganti che di lì a qualche ora avrebbero fatto tremare lo stadio. Poi siamo ritornati fuori e ci siamo fatti una grigliata lì sulla strada e hanno iniziato a darmi da bere questo Fernet Cola, ovvero Fernet e Coca-Cola, drink tipico argentino di cui forse adesso sono assuefatto. Mi hanno cambiato, adesso sono nuovi loro. Forza Boca. Incredibile, sono dentro la Bombonera a vedere la partita del Boca, incredibile, non sto ancora realizzando quanto sia figo tutto questo. Io amo viaggiare in questo modo, è questo che amo. Conosco un musicista che mi mette in contatto con uno e finisco qua, in mezzo a questo bordello, nello stadio tra i più importanti del mondo, con la curva a cantare, ballare e suonare. Sono estasiato da questa vita. E poi all'uscita dello stadio la gente aspetta per filmare la curva che esce, non i giocatori, la curva. Perché anche questo è lo spettacolo di questo stadio. È il momento di salutare i miei compagni della Doce, che sono questi ragazzi qua che stanno rimettendo a posto i tamburi, e mi avvio verso casa. Vabbè, esperienza incredibile, adesso ho bisogno di una doccia e anche tantissima acqua perché ho bevuto soltanto Fernet e Coca-Cola. Amici, succedono un sacco di cose, ho ricevuto tipo vari messaggi da gente, soprattutto due che mi hanno colpito molto, tramite una ragazza che mi segue dalla Svizzera, mi ha dato il contatto di suo zio che vive qua a Buenos Aires e mi ha invitato a pranzo. E lui, ragazzi, Paco. Questo paese non è formale. This land is not very formal. Argentina is very very crazy. È fantastica Argentina, ragazzi. È ricevuto da Paco, che è un artista, un poeta. Insomma, ha fatto questi disegni incredibili in cui di base ha scritto la sua storia e anche un po' il mio viaggio. E ho un amico in più qua a Buenos Aires ed è molto figo, insomma, collegarsi con artisti, creare situazioni. Non so cosa tutto questo porterà. Secondo me porterà delle cose molto fighe. Vediamo cosa succede. Il centro di gravità permanente. La forma di comunicazione di Paco è tipo quella dei tarocchi. Scrive e disegna le cose di cui parliamo e poi inizia a cantare. Que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Bene amiche e amici, direi che ci fermiamo qui con questo video. Nel frattempo sono continuate a succedere cose incredibili e fantastiche, quindi innanzitutto fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di contenuto e poi se volete sapere come va il mio primo concerto in un bar, in un club qui a Buenos Aires, beh, seguitemi nel prossimo episodio. Me ne vado anche in giro in bicicletta per un quartiere abbastanza malfamato, forse è stato un po' pericoloso. È andata bene? È andata male? È andato tutto a posto? Beh, seguitelo nel prossimo video. Grazie mille a tutti, se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi a questo canale. Viva la Gaps! Orchestra!